Buongiorno ragazzi e bentornati a Niconomics, il canale YouTube dell'economia. Continuiamo oggi la nostra serie di video sulla storia del pensiero economico parlando del mercantilismo, una corrente di pensiero che si sviluppa come naturale evoluzione e al contempo come critica al bullionismo, di cui abbiamo parlato nel video precedente. Se ve lo siete persi vi lascio il link sotto in descrizione. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati. Bene, direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare. Secondo i mercantilisti l'origine del valore va ricercata nello scambio. Lo scambio è un gioco a somma zero. Un agente economico cede moneta, che è ricchezza, a un altro agente economico che la guadagna, ma la quantità di moneta presente è sempre la stessa. Il commercio interno non fa aumentare la ricchezza del paese, ma si limita a far circolare la ricchezza già in esso presente. Per questo motivo i mercantilisti assumono il commercio con l'estero, unito ad una bilancia commerciale sempre in attivo, a principale strumento per far affluire moneta e metalli preziosi nel paese, così da far aumentare la ricchezza dello Stato nazionale. I mercantilisti propongono dunque l'adozione di una serie di politiche economiche volte a garantire un saldo attivo della bilancia commerciale con l'estero, il che significa che il valore delle merci esportate da un paese deve essere superiore al valore dei beni importati nel paese medesimo. A differenza dei bullionisti, secondo i quali la bilancia commerciale doveva presentare un saldo attivo per ogni singola categoria merceologica, per i mercantilisti è sufficiente che la bilancia commerciale presenti un saldo attivo nel suo complesso. Fu Thomas Mann a teorizzare la convenienza di un saldo negativo della bilancia commerciale nei confronti dei paesi da cui si importano le materie prime destinate alla produzione nazionale e di un saldo attivo della bilancia commerciale nei confronti dei paesi verso cui si esportano i prodotti finiti. Per i mercantilisti dunque il sistema economico nazionale deve essere indirizzato alla trasformazione delle materie prime importate che presentano un basso valore aggiunto in prodotti finiti ad alto valore aggiunto da destinare alle esportazioni, così da garantire un saldo attivo della bilancia commerciale generale. Secondo la teoria quantitativa della moneta elaborata dai mercantilisti, un saldo positivo della bilancia commerciale fa affluire moneta e metalli preziosi nel paese, aumentando la quantità di moneta in circolazione entro i confini nazionali, il che va a stimolare l'attività produttiva e il volume delle transazioni commerciali interne. Secondo i mercantilisti, quindi, l'aumento della quantità di monete in circolazione nel paese stimola la crescita economica sia direttamente, dal momento che fa aumentare il livello generale dei redditi e a parità di prezzi questo si traduce in un aumento dei consumi e quindi della produzione, sia indirettamente dal momento che fa aumentare l'offerta di prestiti, il che si traduce in una riduzione del tasso di interesse che altro non è che il costo del denaro, il che fa aumentare gli investimenti privati, il che si traduce in un aumento della produzione. Sul versante del lavoro, secondo i mercantilisti, l'offerta di lavoro raggiunge il suo livello massimo quando il salario è a livello di sussistenza. A questo livello salariale, infatti, i lavoratori saranno incentivati ad aumentare l'offerta di lavoro pur di guadagnare a sufficienza per vivere. A livelli salariali superiori al livello di sussistenza, invece, i lavoratori ridurranno l'offerta di lavoro e questo pone un vincolo alla crescita economica. I mercantilisti quindi propongono l'adozione di politiche demografiche espansive. Solo una costante crescita della popolazione, infatti, può eliminare questi freni alla crescita economica. Inoltre, una crescita costante della popolazione garantisce agli Stati nazionali un'altrettanto costante disponibilità di giovani uomini da impiegare come soldati e marinai in caso di guerra. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemelo sapere mettendo un like al video e nei commenti sottostanti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati.
Inoltre vi invito a visitare le nostre pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. Fatemi sapere inoltre attraverso i vostri commenti se vi sono particolari tematiche che vorreste fossero trattate in questi video. Vi lascio ricordandovi che l'economia è una cosa troppo seria per essere lasciata agli economisti ed è per questo che ne parliamo noi qui a Niconomics. Go!